2 minuti alla boa! Azzurra mi ha cambiato la vita senza dubbio, senza quell'occasione meravigliosa, senza quel treno che è passato e io ero in stazione a prenderlo, probabilmente sarei stato un altro Mauro. Sì, è stata una grandissima avventura per la famiglia, per mio papà che è stato ispirato, direi, della vela. Il nome della barca era importante perché era un nome che poi serviva alle aziende per la comunicazione, serviva a caratterizzare anche nella sfida un nome che lasciasse il segno. La persona che nella mia mente esemplifico come l'autore principale della nostra avventura è senza dubbio alcuno il presidente del club, l'Aga Khan. L'avvocato certamente perché era uno sponsor d'eccezione. L'elemento che ha dato garanzia, che ci ha consentito di raggiungere quel risultato è stata la barca, e quindi Vallicelli. La terza componente ovviamente essenziale, l'assenza delle prime due non si andava da nessuna parte, è stato l'equipaggio ed è stato Cino che ha messo insieme dal nulla un equipaggio veramente straordinario, certamente essenziale e prevalente su tutto il resto. Dunque, la formazione a bordo di Azzurra, per quanto riguarda il pozzetto di poppa, Cino era lo skipper, Mauro il timoniere, io ero alla tattica e Stefano Roberti alla rada. Cino era l'unico che aveva l'esperienza internazionale di comandare un equipaggio, perché allora veniva da varie Admiral's Cup e a bordo aveva dei timonieri come Tom Blackadder, come Dick Deaver, piuttosto che Dennis Conner. Una domanda che tanti mi hanno posto indubbiamente e che anch'io certe volte mi sono posto è perché sia stato prescelto a far parte dell'equipaggio di Azzurra nel 1993. Cino mi scelse. Per me senza una ratio particolare, ma probabilmente lui l'aveva, e lui è stato bravissimo nel mettere insieme tanti velisti che avevano estrazioni completamente diverse, sociali, sportive, quindi tecniche, culturali, e lui è stato bravissimo nel metterli insieme e farne una squadra. Per un gruppo, un consorzio, un equipaggio che si cimentava per la prima volta nella Coppa America, un elemento essenziale era quello di avere uno sparring partner o la barca lepre, come si usava dire a quell'epoca, e quindi l'acquisto di Enterprise fu un pezzo fondamentale. Ricordo che siamo andati da Sparkham e Stephens per chiedere che ci vendesse i piani della barca, perché dovevano completare quello che serviva poi ad Andrea di fare quella barca proiettile che è stata Azzurra. Spesso mi domando come fosse stato possibile che siamo stati scelti noi, che se io riguardo oggi i filmati dove a Formia eravamo insieme a Beppe Croce piuttosto che ai nostri sponsor a vedere le regate, non eravamo proprio incasellati con delle uniformi da marinaretti, insomma. Quindi io penso che ci sia stata in quella classe dirigente una capacità di vedere e anche di valutare che è abbastanza unica in quella generazione, no? Di capitani d'industria o di personalità che investivano nel futuro anche dell'Italia piuttosto che delle nuove generazioni. Sembrerà una battuta, ma si capì subito, almeno io ebbi subito l'impressione che avevamo fatto una ciambella col buco rotondo, perché si vedeva che aveva non tanto velocità, ma una capacità di movimento nell'acqua, delle accelerazioni che Enterprise non aveva. Questo entusiasmo, mi ricordo Cino diceva no, stai zitto, non si dice. È vero che era troppo presto, è vero che poi la messa a punto durò molto tempo, ma man mano che la mettevamo a punto la differenza era abbastanza evidente, abbastanza palese. Un'ora dopo fuori dal porto il sudore freddo era passato.
Gli allenamenti in Italia si sono svolti con la Lepre, che era Enterprise, sia d'estate a Marina di Ravenna che poi un certo periodo a Formia. Si cercava di ottimizzare tutto quello che era legato alle manovre sia della barca sia dell'equipaggio e portavamo avanti anche un certo sviluppo delle vele. Novembre del 1981 Cino chiamò Tom Blackadder, uno dei migliori timonieri americani. Uscimmo diverse volte con 2 J24. Io in barca con Tom apprendevo e mi spiegava tutte le cose da fare e da non fare in un match race con una barca di fianco. Io ho ancora i fogli intestati Yacht Club Costa Smeralda dove prendevo gli appunti delle cose che ci spiegava Tom. Il match race l'abbiamo affrontato da subito, perché da quando abbiamo avuto le 2 barche, Enterprise e Azzurra, e ovviamente i 2 equipaggi si sono divisi sulle 2 barche, a quel punto ci scontravamo regolarmente come se fosse una regata. Con l'Afterguard secondo me eravamo molto complementari, ognuno aveva il suo ruolo ben preciso. Cino l'aveva studiata questa cosa, Stefano era alla randa, però Stefano era un velaio, ne capiva di forma delle vele, di regolazione, e quello era il miglior posto dove potessimo mettere Stefano. Mauro era istintivo, la bravura di Mauro è quella, lui sente la barca e la porta sempre al massimo. Secondo me è stato un grande vantaggio di avere questo pozzetto, tutto sommato molto, molto potente. Ecco. C'erano delle situazioni dove di bolina la difesa e l'attacco che uno poteva fare era quello di fare delle virate frequenti, e quindi quello era obbligatorio rispondere a virata per virata. Tom Blackadder venne qualche volta a allenarsi con noi e ovviamente battere lui era allora impossibile, però fu un grande maestro senza dubbio. Così ci siamo trovati che alla fine tenevamo botta. La nostra vita gravitava intorno alla barca, intorno agli eventi, intorno alle regate, per cui ci si svegliava e si faceva colazione nella nostra amata mensa nell'ambito di quel collegio femminile. Di lì, in bicicletta prevalentemente, andavamo alla base. Quando eravamo alle barche si immaginava quello che sarebbe accaduto quel giorno, quindi le vele, oppure la messa a punto generale della barca, nelle condizioni che avremmo affrontato quel giorno. Si stava almeno un'ora per arrivare sul campo di gara, e lì c'era tempo per prepararsi, diciamo, anche mentalmente a tutto quello che avremmo affrontato. Durante un allenamento venne con noi a bordo Patrick Tambay, che allora era con Arnoux nella scuderia Ferrari. Era anche velista, appassionato di vela, per cui mi ricordo che uscimmo, timonò la barca, fu una giornata bellissima, e al rientro ci scambiammo i nostri adesivi, i nostri marchi. Lui ci regalò l'adesivo della scuderia Ferrari, che noi applicammo sullo specchio di poppa, e noi regalammo a Patrick il nostro marchio Azzurra. E la cosa bella è che al Gran Premio di Montreal lui sul casco mise l'adesivo di Azzurra. Tra l'altro fummo invitati a Montreal a vedere il Gran Premio, e ho ancora le fotografie del casco di Tambay di Patrick con il nostro marchio. Casa Azzurra invece era la casa dei nostri sponsor, la villa del Grande Gatsby. Non era quella proprio, ma era una di quelle. Quindi con questa villa stupenda, con un prato che andava fino all'oceano. Era una villa strepitosa, meravigliosa. Gli ospiti arrivavano con l'elicottero, avevamo gli elicotteri di Augusta, erano dipinti con i colori di Azzurra. Azzurra Newport si è subito distinta per la qualità di vita, stile, per le serate che organizzava, e ha subito portato un tocco di classe a un ambiente che non ne aveva molto. E si facevano dei ricevimenti, noi partecipavamo, eravamo un po' gli italiani, quelli che sono pronti ad andare ovunque fosse pronto da bere qualcosa, da mangiare qualcosa. Gli italiani c'erano sempre, noi eravamo sempre invitati.
Mia mamma ha sempre preso molto sul serio il fatto di essere madrina, perché nella tradizione la madrina ha una certa responsabilità, quasi spirituale per la barca. Lei aveva quindi, o ha ancora, un approccio quasi materno ai confronti della squadra, dell'equipaggio, e quindi so che mia mamma era sempre interessata a quello che facevano, come stavano i ragazzi, i giovani italiani che si sono ritrovati un po' fuori dall'Italia, dalla vita normale, ed era molto fiera di essere madrina di Azzurra. 18 giugno 1983. È stata la prima regata contro France Trois che abbiamo battuto, e quello ci ha dato l'indicazione che la barca era veloce e soprattutto era uno dei primi riferimenti. Noi siamo andati là dicendo con chi ce la vediamo, e la prima cosa era France Trois. Che Azzurra fosse la barca più veloce presente a Newport non c'era assolutamente nessun dubbio, fatta eccezione naturalmente per le capacità che aveva Australia 2 di bolinare e di essere così rapida nel taking duel, nel bordeggio. Emozione, beh sì, certo, tanta emozione. La prima regata dopo 2 anni di duro allenamento, finalmente potevamo esprimerci in mare. L'emozione passa immediatamente, quantomeno per quanto mi riguarda, ai 10 minuti della partenza, con il colpo di cannone il mio cuore va a battiti disumani e mi creo l'adrenalina che poi mi serve per affrontare l'avversario. Lorenzo Mazza, che era il nostro più giovane atleta a bordo, faceva il prodiere, vado sotto coperta e lo trovo lì avvolto in uno spinnaker, rosso come un peperone, e ho 38 di febbre, ma non possono mancare, devo fare la regata, mi curerò stasera. Ecco, questo per dire anche la grande voglia che avevamo tutti noi di essere presenti a bordo, di partecipare, di dare il nostro contributo. Un altro ricordo molto particolare è stata una regata contro Canada che abbiamo vinto di 1 secondo. Avevamo strambato meglio di loro, eccetera, e quindi eravamo riusciti veramente sul filo di lana a battere. 1 secondo è veramente poco, però è quello che è bastato. Forse non tutti si ricordano il dettaglio che l'eliminazione semifinale ad opera di Victory arrivò proprio per un chiamiamolo un errore di gioventù, perché in una regata Azzurra ruppe e si ritirò. Andando verso la linea di partenza, anzi no, nei 5 minuti nel circling prima della partenza, questo pennaccino è entrato in forza e si è piegato malamente. E dopo Victory ruppe anche lei, ma siccome era più avanti ed era da sola in regata, decise di arrivare lentamente al traguardo e vinse quella regata, che se Azzurra non si fosse ritirata avrebbe vinto. Questo fu, lo ricordo benissimo, una grande lezione per tutti alla prima Coppa America, perché quando si regata in 2 la regata non è mai finita finché chi vince non taglia la linea di arrivo. Una l'abbiamo vinta, una siamo ritirati e loro hanno poi rotto una cosa peggio di noi dopo, e quindi quella è stata una disgrazia. Un'altra l'abbiamo persa nell'ultimo bordo perché si è rotto una sicurezza di un paterazzo. Quando ci ripenso ancora mi viene male, insomma. Le ragioni del successo, che possiamo dire popolare, di Azzurra in Italia al tempo, secondo me sono abbastanza spiegabili, perché il cocktail era diabolico, nel senso che c'erano i soldi, c'erano le persone importanti, gli Agnelli, gli Aga Khan. Avevamo un'immagine associata a un colore, e quel colore era fino a quel momento soltanto della nazionale di calcio. E il nome Azzurra venne fuori pensando agli azzurri di calcio, alla maglia azzurra, alla nazionale di calcio, quindi lo sport più popolare, lo sport che è più emotivo. Io mi faccio solo un merito, perché poi il nome venne fuori da un gruppo di lavoro. Io dissi fin dall'inizio: dobbiamo rendere Azzurra, fare in modo che il nome porti a rendere l'operazione più legata a un grande pubblico. Io mi ricordo il mio amico Lucio Dalla che diceva: ma come hai fatto a inventarti un nome così? Adesso si chiameranno tutte azzurre le bambine. Fu, devo dire,
una cosa come una piccola palla che rotola nella neve e poi diventa una valanga. Ecco. L'esplosione di questo fenomeno così lontano, che in un altro paese del mondo si faceva onore in quel modo così sorprendente, ha creato subito un'attenzione che noi non percepivamo mentre eravamo là. Non c'era internet in quel periodo, non c'erano tutti i social media, per cui non si riusciva a capire veramente quanto in Italia si parlasse di questo evento. Solamente quando chiamavo ogni tanto i miei genitori a casa mi dicevano: tu stai seguendo quella barca lì in America. Allora lì ho capito che forse qualcosa di più che là in Italia usciva. Credo di poter dire che probabilmente qui in Italia il fatto di non vedere, non avere le dirette, in qualche modo avesse anche ingigantito quello che era il seguito per Azzurra, perché poi ognuno poteva immaginare la Coppa America e Azzurra come, e nel modo in cui voleva, come preferiva. E quindi la gente leggeva e secondo me è un libro è più bello di un film. Quando siamo rientrati ad Olbia siamo rimasti molto sorpresi dal vedere questa folla oceanica che aspettava l'arrivo del nostro equipaggio. Dovevamo prendere un volo da Boston a Roma per tornare in Italia. Ci fanno sapere che l'aereo diretto a Roma si sarebbe fermato prima a Olbia. E quando appunto entrammo nell'aerostazione fummo sommersi da bracci piuttosto che da... E noi guardavamo tutta la gente intorno e dicevamo: ma cos'è tutta questa gente qua? E lì è stato il delirio. Non c'era uno spazio libero, i ragazzi, c'era un cordone dove passavano tutti l'equipaggio di Azzurra, tutta la gente impazzita, tutti che chiedevano autografi, e da lì veramente ho capito che qui in Italia si è vissuta un'altra esperienza di quello che ho vissuto io a Newport. Quando scendiamo all'aeroporto di Olbia, in mezzo da questa folla che ci avvolse. E quindi sì, sorprendente, veramente. È molto bello avere quello scafo nella baia di Portocerro, che è la sua casa spirituale, è una grande gioia di vederla lì. E poi devo dire anche che ci dà un'ancora nel tempo, perché oggi, anno su anno, vedendo le nuove barche passare a Portocerro, c'è sempre questa referenza di Azzurra 83 che il 12 metri era l'inizio della sfida internazionale degli yacht club fuori dall'Italia, e avere quella barca lì è molto bello.